Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La questione della cronologia è molto seria e va affrontata a dovere. Nonostante ci siamo spinti in avanti iniziando a trattare la storia in chiave nuova cronologia, presentando un'interpretazione diversa delle ricostruzioni storiche generalmente accettate, dobbiamo per ora riavvolgere il nastro e focalizzarci di nuovo sulle fondamenta su cui si poggia la nuova cronologia statistica, lo studio monumentale di Fomenko e Nosovsky. Torniamo sui nostri passi, affrontiamo ancora una volta quella che è una parte fondamentale del lavoro di Fomenko e Nosovsky, e cioè l'elaborazione e la conseguente applicazione di metodi empirico-statistici applicati alla storia e quindi alla cronologia che hanno fatto tremare tutti gli storici. Dagli anni 70 è partito il progetto Nuova Cronologia Statistica a seguito di alcune anomalie riscontrate in campo astronomico e che hanno fatto sorgere le prime domande sulla cronologia storica stessa. Questa anomalia venne risolta da Fomenko facendo affidamento sulle nuove tavole astronomiche di Morozov, contenenti le nuove datazioni astronomiche, che spostavano all'insù la datazione di alcuni eventi considerati antichi, che a questo punto si scopriva fossero avvenuti in realtà nel Medioevo. Questo fu un evento sbalorditivo anche per Fomenko, che si fidava della cronologia storica generalmente accettata, ma che ora si trovava a mettere pesantemente in discussione. Approfondendo i lavori del predecessore Morozov, che già era dell'idea che alcuni eventi antichi fossero accaduti in tempi più recenti, e una volta preso consapevolezza delle problematiche legate alla cronologia generalmente accettata, nonché dei metodi di datazione convenzionali e delle loro criticità, Anatoli Fomenko insieme a Gleb Nosovsky elaborarono dei metodi di datazione empirico-statistici indipendenti, capaci di misurare le anomalie nel volume cronologico scaligeriano, riuscendo a mostrare tutte le alterazioni presenti in esso. Le anomalie principali osservate grazie a questi metodi di datazione empirico-statistici indipendenti dalla cronologia scaligeriana riguardano la presenza di duplicati fantasma all'interno della storia. Questi duplicati riguardano eventi, personaggi e le stesse cronache che costituirebbero le fonti primarie storiche. Nello specifico è stato scoperto che il manuale di storia scaligeriano su cui si fonda la versione storica generalmente accettata è stratificato e formato da 4 copie della stessa cronaca originaria, ognuna delle quali è stata alterata e retrodatata facendole slittare indietro nel tempo. In questo modo è stata creata sulla carta l'antichità che tutti noi conosciamo e che si scopre essere un insieme di riflessi fantasma, deduplicati originati in realtà da eventi e personaggi avvenuti e vissuti in tempi più recenti, nel periodo medievale. Questo lavoro è stato fatto dai cronologi gesuiti durante la riforma del XVI-XVII secolo, che colpì l'Europa in generale per mano di Giuseppe Scaligero prima e Dionigi Petavius poi. Comprendendo le dinamiche operative dei vari cronologisti del tempo, Fomenko e Nosovsky sono riusciti ad elaborare dei metodi di datazione basati su dei principi che in seguito sono stati portati all'attenzione della comunità statistica e matematica, presentando il loro lavoro nei vari congressi, ottenendo un importante consenso poiché il lavoro statistico effettuato è stato fatto nel modo più trasparente e affidabile possibile, senza manipolazioni. In questo video andremo a trattare il principio di correlazione tra picchi massimi, che serve a trovare i duplicati all'interno delle cronache e capire se 2 cronache apparentemente differenti e distinte stiano parlando in realtà degli stessi eventi avvenuti nella stessa regione. Da questi grafici notiamo una situazione interessante. Sono state confrontate 2 cronache. La cronaca X, rappresentata dalla descrizione della Roma medievale di Ferdinand Gregorovius, e cioè l'opera Storia della città di Roma nel Medioevo, che copre il periodo 300-816 d.C., per l'epoca antica che va dall'anno 1 a 517 dalla fondazione di Roma, è stato preso il testo Y di Tito Livio, Storia di Roma, che descrive gli eventi accaduti presumibilmente dall'anno 1 al 459 dalla fondazione di Roma. Dopo questo anno il testo di Tito Livio finisce improvvisamente.
I suoi libri successivi sono considerati persi e l'anno 1 di Tito Livio corrisponde quindi all'anno 300 di Gregorovius. Per riempire la fine del periodo antico, che va dall'anno 459 a 517 dalla fondazione di Roma, è stato unito al testo Y di Tito Livio una parte rilevante della monografia contemporanea Essays on History of Ancient Rome di Sergiev, facendo affidamento sulla forte dipendenza tra il libro contemporaneo di Sergiev e di Tito Livio, espressa dal coefficiente P uguale 2/10 alla meno 12. Dal confronto tramite il metodo statistico di datazione della correlazione tra picchi massimi è emerso che le due cronache X di Gregorovius sulla Roma medievale e quella Y di Tito Livio, completata da quella di Sergiev sulla Roma antica, sono fortemente dipendenti tra loro. Questo sta a significare che la Roma antica di Tito Livio si identifica perfettamente nella Roma medievale descritta da Ferdinand Gregorovius. Le descrizioni coincidono, nonostante siano state datate diversamente. Da questo confronto emerge che gli eventi narrati sono gli stessi. L'antichità si fonde con il Medioevo, suggerendoci che la Roma antica di Tito Livio è in realtà quella medievale, ma fatta slittare indietro nel tempo e considerata antica. Il tutto è espresso dal coefficiente P di XY uguale 6/10 alla meno 11, che sta ad indicare la forte dipendenza delle cronache tra di loro. In questo senso lo slittamento cronologico che identifica l'antichità con il Medioevo è dell'ordine di 1050 anni. Facciamo ora un altro esempio che ci mostra ulteriori duplicati all'interno della versione scaligeriana della storia. Effettuiamo un confronto tra i volumi anno per anno dell'opera antica di Tito Livio e l'opera medievale di Cesare Baronio. Anche in questo caso si è ottenuto un risultato simile al precedente, ovvero la dipendenza tra le descrizioni dell'antica Roma e quelle della Roma medievale. Come detto prima, si è confrontata l'opera di Tito Livio, Storia di Roma, che descrive la Roma antica, con l'opera di Cesare Baronio, Annales Ecclesiastici a Cristo nato ad annum 1198, che ci parla della Roma medievale. Questa opera è stata pubblicata per la prima volta in 12 volumi a Roma nel 1588-1607 e la prima parte di questa opera si occupa del cosiddetto Secondo Impero Romano, quello che inizia con Lucio Cornelio Silla e che copre il periodo dall'82 a.C. al 217 d.C., mentre con Terzo Impero Romano ci si riferisce a quello che inizia con Lucio Aureliano e che va dal 270 d.C. al 526 d.C. In questo senso l'anno 1 di Tito Livio corrisponde all'anno 17 di Cesare Baronio. Il confronto tra i grafici di Tito Livio e quelli di Cesare Baronio mostrano che sono esplicitamente simili. Nonostante la quantità differente di picchi massimi locali nei due grafici, ogni volta che un picco o un gruppo vicino di picchi appare sul grafico di Tito Livio, nel grafico di Baronio si alza inconfondibilmente una gobba pronunciata e formata da numerosi picchi vicini. Le gobbe quindi si verificano più o meno simultaneamente e l'applicazione della procedura empirico-statistica di datazione tramite la correlazione dei picchi massimi, che consente di riconoscere i duplicati storici all'interno della versione scaligeriana della storia, nonché di datare in modo assoluto quella cronaca, ci conferma che le cronache dell'antico Tito Livio e quelle del medievale Cesare Baronio sono dipendenti e quindi descrivono lo stesso periodo nella storia di una stessa regione. La Roma antica e quella medievale anche in questo caso si fondono perfettamente, indicandoci che sono esattamente le stesse. L'opera di Cesare Baronio rimase nel Medioevo e quella di Tito Livio fu fatta slittare sulla carta nel passato, creando un duplicato antico. Anche in questo caso lo slittamento cronologico che identifica l'antichità con il Medioevo è di 1050 anni. Come nel caso del confronto tra le opere di Tito Livio e Gregorovius, dove abbiamo visto la stessa situazione, è importante ribadire che in questo caso il duplicato è secondario.
Questo significa che nonostante l'opera di Cesare Baronio sia rimasta nel Medioevo, non è comunque datata correttamente e anch'essa è a sua volta un riflesso e duplicato di un originale medievale che si trova più su nella linea cronologica e più precisamente nel periodo di tempo che va dal X al XVI secolo d.C. Questi erano soltanto alcuni esempi degli importanti risultati ottenuti dalla sperimentazione del principio di correlazione dei picchi massimi, elaborato da Fomenko e Nosovsky, che consente di trovare duplicati all'interno della cronologia scaligeriana. Insieme ad altri metodi che affronteremo più avanti, si è rivelato essere molto affidabile e permette di ottenere una datazione indipendente delle cronache storiche basandosi su dei principi logici e pratici che emergono in ambito storico attorno alle varie cronache e l'attività dei cronisti in generale. Supponiamo ad esempio di aver trovato un determinato testo storico X che descrive gli eventi avvenuti in un certo intervallo di tempo. Supponiamo dall'anno A all'anno B. Di solito, per la compilazione di una cronaca, il cronista è solito iniziare la narrazione da una datazione relativa, quale può essere l'anno di fondazione di una città, oppure l'inizio del regno di un re, e quindi potrebbe scrivere ad esempio il 10° anno dalla fondazione di quella città, oppure il 27° anno dall'insediamento di quella casata regnante e così via. Quindi, ribadiamola ancora, si tratta di una datazione relativa e non assoluta in termini avanti Cristo o dopo Cristo, per intenderci. Quindi, come si può riuscire a risalire alla datazione assoluta di quegli eventi descritti in questa cronaca X? Inoltre, potremmo trovarci di fronte ad eventi già conosciuti, ma resi irriconoscibili, poiché il cronista, parlando una lingua diversa, li ha scritti in un modo totalmente diverso, cambiando nomi dei luoghi e nomi propri di persona. Quindi a noi questa cronaca risulta irriconoscibile e apparentemente diversa. Questo dettaglio complica ulteriormente la possibilità di datare correttamente la cronaca. Ma quindi, come possiamo fare? A questo proposito occorre individuare delle caratteristiche oggettive che ci permettano di confrontare questo testo storico con altri testi di cui conosciamo meglio la datazione. Trovando un testo in cui gli eventi descritti coincidono o sono molto simili agli eventi descritti nella cronaca X che abbiamo trovato, riusciremo a datare meglio questa nuova cronaca. Per stabilire la somiglianza tra questi due testi storici, però, non possiamo basarci su valutazioni soggettive, valutando quindi ad occhio la somiglianza delle descrizioni, ma abbiamo bisogno di trovare un parametro oggettivo che ci permetta di determinare il grado di vicinanza delle due cronache in esame. Questo principio è su base quantitativa e quindi opereremo in tal senso. Iniziamo con il suddividere la cronaca X, in questo caso, in capitoli ed ogni capitolo racchiude gli eventi avvenuti in un determinato anno, esprimibile matematicamente con la lettera T. Quindi abbiamo suddiviso la cronaca in vari capitoli e qui otteniamo la funzione del volume espressa con X di T. Un esempio di testi del genere possono essere i manuali di storia, le cronache annuali, le monografie, i diari, eccetera. Consideriamo quindi il volume delle informazioni contenute in ogni capitolo di questa cronaca X, andando a contare ad esempio il numero di pagine totale di ogni singolo capitolo, il numero di righe di cui è composto quel capitolo, il nome di tutti i personaggi storici menzionati in ciascun capitolo e così via. Ripetiamo che la funzione volume di ogni capitolo la esprimiamo con volume X di T. A questo punto, una volta ottenuta la funzione quantitativa del volume di ciascun capitolo della cronaca X, prendiamo un altro testo storico Y, che descrive gli eventi relativi allo stesso numero di anni della cronaca X. Ad esempio, se la cronaca X descrive gli eventi avvenuti in 350 anni, anche la cronaca Y deve descrivere gli eventi avvenuti in 350 anni. Come per la cronaca X, facciamo la stessa suddivisione in capitoli per la cronaca Y, calcolando anche in questo caso la funzione volume della cronaca Y, andando a contare anche qui il numero di pagine di cui è composto ogni capitolo, il numero di righe, il nome di tutti i personaggi storici menzionati in ogni capitolo e via dicendo. Una volta ottenuto le funzioni volume della cronaca X e di quella Y, passiamo a rappresentare il tutto graficamente.
Sull'asse orizzontale riportiamo gli anni e su quello verticale il valore del volume delle informazioni contenuto in ciascun capitolo sia della cronaca X che della cronaca Y. Otteniamo la situazione espressa in questa figura. Come si nota, i due grafici sono diversi e questo è riconducibile all'interesse personale del cronista. Ad esempio, se la cronaca X è un testo di storia dell'arte e la cronaca Y è un manuale militare, è logico che i due cronisti descriveranno gli eventi secondo criteri completamente diversi. Se il cronista dell'annale X è della parte perdente di una guerra, ad esempio, è naturale che non si soffermerà particolarmente nella descrizione della loro disfatta, mentre il cronista Y della parte vincente, raccontando della stessa battaglia, lo farà invece in modo molto più dettagliato per decantare la loro vittoria. Quindi da una parte avremo meno informazioni e dall'altra più informazioni, e questo comporta un volume di informazioni diverso per le due cronache, e ciò si esprime in grafici diversi, come vediamo nella figura. Come possiamo vedere, entrambi i grafici presentano dei picchi e questo ci comunica che ci sono degli anni descritti più dettagliatamente, e questo perché un cronista può descrivere più in dettaglio un anno di cui gli sono pervenute più informazioni, poiché magari si sono conservati meglio un maggior numero di documenti antichi relativi a quell'anno. A questo punto abbiamo ricavato tutti i dati necessari dalla cronaca X e da quella Y, e abbiamo costruito il grafico relativo al volume delle informazioni di entrambe le cronache, nonostante i grafici siano diversi, poiché una contiene più informazioni e l'altra meno. Presentano comunque dei picchi che ci indicano che nonostante il volume delle informazioni sia diverso, ci sono anni in entrambe le cronache descritti più in dettaglio. Ora consideriamo invece tutti i testi contemporanei di ogni anno T sempre nell'arco di tempo A e B. Anche questi testi li dividiamo in capitoli e calcoliamo la funzione del volume che indichiamo con CDT, e questo rappresenta il fondo originario delle informazioni, e cioè quante informazioni si sono conservate nel tempo fino ad arrivare alla scrittura della cronaca contemporanea. Questo andamento è puramente teorico, poiché non possiamo saperlo realmente, non essendo contemporanei di quegli eventi, ma è ragionevole e logico supporre che man mano che passano gli anni qualche testo venga perduto, distrutto, eccetera. E quindi poco a poco il numero dei testi sopravvissuti diminuisce, e questo graficamente si traduce con l'andamento espresso da CMDT, che indica appunto il volume e quindi più o meno la quantità di testi sopravvissuti nell'anno M successivo all'anno B. Andando ancora avanti nel tempo, arrivando quindi all'anno N, vedremo che il numero di testi conservatisi nel tempo sarà ragionevolmente minore, e questo si traduce nel grafico con la funzione volume CNDT, che sarà minore di quella dell'anno M. Una cosa interessante che salta all'occhio è che, nonostante i grafici del fondo residuo di informazioni diminuiscono, conservano orientativamente dei picchi negli stessi anni in cui li presenta il grafico del fondo originario. Questo vuol dire che gli anni con originariamente più informazioni saranno anche gli anni di cui si conserveranno maggiori informazioni, e saranno sempre quelli gli anni in media descritti più in dettaglio anche da tutti i cronisti successivi. Nel grafico questo si tradurrà con la presenza di picchi nel fondo originario di informazioni che saranno sempre presenti anche per i cronisti successivi. Il fondo originario di informazioni diminuisce, ma la posizione dei picchi resta invariata. Alla luce di ciò ne consegue che se gli annali X ed Y stanno descrivendo gli stessi eventi, allora i picchi del grafico del loro volume devono presentarsi all'incirca negli stessi anni, e questo ci consentirà di affermare che le cronache sono dipendenti e quindi descrivono lo stesso evento di una stessa regione anche se presentato in modo diverso. Mentre se le cronache X ed Y descrivono eventi totalmente diversi, nel grafico si avranno picchi posizionati in anni diversi e non coincidenti, dandoci la sicurezza che si tratti di cronache indipendenti.
Quindi basta confrontare i due grafici e valutare quanto contemporaneamente i due grafici presentano i picchi ed il grado di dipendenza o meno, e quindi la vicinanza tra i picchi è rappresentato dal coefficiente P di xy, calcolato statisticamente e matematicamente. Il coefficiente rappresenta la probabilità che la vicinanza tra i picchi dei due grafici sia un evento dettato puramente dal caso o meno. Minore è il valore di questa probabilità e maggiormente le posizioni dei picchi coincideranno, suggerendoci che gli annali sono dipendenti e descriventi gli stessi eventi di una stessa regione. Quindi, ricapitolando, abbiamo trovato una cronaca X che descrive degli eventi di cui non conosciamo la datazione assoluta in termini avanti Cristo e dopo Cristo, ma solo quella relativa, ad esempio 10° anno dalla fondazione di una città. Per riuscire a risalire alla datazione assoluta di questa cronaca, suddividiamo inizialmente il testo X in capitoli e calcoliamo il volume delle informazioni, come numero di pagine che lo compongono, il numero di righe, quante volte sono stati menzionati vari personaggi storici e così via. Una volta calcolati ed ottenuti i dati quantitativi del grafico del volume, li confrontiamo con quello di tutti gli altri testi Y di cui conosciamo già la datazione assoluta. Se il testo y ha un coefficiente p di xy che assume un valore minore o uguale di 10 alla meno 8, allora i due testi sono dipendenti e descrivono gli stessi eventi accaduti nello stesso intervallo di tempo nella storia della stessa regione. A seguito di ciò, già conoscendo la datazione della cronaca Y, potremo risalire anche alla datazione della cronaca X e capire se ci troviamo di fronte a due cronache dipendenti e quindi descriventi gli stessi eventi. Questa è un'ottima opportunità per iniziare a togliere il superfluo e contemplare una linea cronologica più breve, poiché così facendo inizieremo ad escludere tutti i duplicati fantasma risalendo mano a mano agli originali, grazie anche agli altri metodi che affronteremo nei prossimi video. E le datazioni astronomiche sono la ciliegina sulla torta che suggellano in una botte di ferro la certezza nell'alterazione storica riscontrata grazie ai metodi di calcolo matematico-statistici, poiché ci mostrano in modo assoluto che l'evento originale da cui sono stati tratti i duplicati antichi si trova in realtà in tempi più recenti, e questo ci permette di riscrivere totalmente la cronologia. Bene amici, questi erano alcuni esempi di duplicati presenti all'interno della cronologia scarigeriana, con il relativo metodo di datazione empirico-statistico del principio della correlazione dei picchi massimi, che consente di individuare cronache dipendenti e risalire alla datazione assoluta in termini di avanti Cristo e dopo Cristo della stessa cronaca. Non è il solo metodo indipendente utilizzato, ce ne sono ovviamente altri, e li vedremo mano a mano. Lasciate un mi piace per aiutare il canale a crescere gratuitamente, commentate e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, azionando la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!